benvenuti o bentornati su Black and White. Oggi andremo a fare un paio di orecchini con una lastra di metallo, in questo caso di rame non troppo spessa, da 0,5 mm. Propongo questi orecchini perché sono molto semplici, però il risultato è molto carino e molto dinamico perché sia la lastra che la pallina, la pietra al centro, si muovono. È una lavorazione semplice che si adatta perfettamente anche a chi non ha ancora troppa manualità con le lastre, quindi se stai iniziando o se vuoi iniziare il tuo percorso con le lastre di metallo, questo tutorial fa per te. Se questo tutorial ti sarà utile e rifarai questi orecchini, mi raccomando fammelo sapere, taggami su Instagram o mandami una mail. Mi fa sempre tanto piacere vedere le vostre lavorazioni. Io ti ricordo di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, così da non perderti nuovi tutorial, di seguirmi su Instagram perché lì sono attiva tutti i giorni. E adesso andiamo a vedere il tutorial. Vediamo che cosa ci serve per realizzare questi orecchini. La lastra di rame da 0,5 mm di altezza e delle forbici per tagliarla oppure un archetto, incudine e martello, carta smeriglio, lima, pinze tonde, tronchesi, pinze piane, delle pinze per fare un foro. Io utilizzo queste che fanno il foro da 1,5 mm di diametro, se non hai queste va benissimo anche un trapano. Le monachelle io le realizzo da sola, ti lascio il link sotto nell'info box per vedere come le realizzo. Due pietre, un supporto per dare la forma alla lastra, il filo di rame da 0,9 mm di diametro, ne serviranno due pezzi da 9 cm ciascuno, e per segnare la lastra pennarello indelebile e squadre. Vediamo come realizzare questi orecchini. Inizio prendendo la lastra. Io già l'ho smerigliata semplicemente così con la mano, sia da un lato che dall'altro, per togliere i graffietti più piccolini. Adesso so che questi due sono i lati dritti. Con la squadra vado a prendere i punti di riferimento. A me occorrono due rettangoli lunghi 3 cm e larghi 1, quindi andrò a segnarmi 1 cm di ampiezza e con l'altra squadra vado a realizzare la linea retta. Ok, adesso vado a prendere i 3 cm come riferimento per il prossimo segno, qui e qui. Vado a unire questi due punti e questi sono i due rettangoli che mi devo tagliare. Io in questo caso li taglierò con le forbici da lamiera perché ho queste che non fanno il segno sul metallo, quindi mi trovo bene, e ovviamente perché sto facendo delle linee molto semplici. Se avessi dovuto fare un disegno sicuramente avrei preso l'archetto. Non so come mettermi per farmi vedere e per tagliare insieme. Ok, qui così forse ce la faccio, sì. Se è necessario vado a martellarlo un po' con incudine e martello, così che i pezzi sono ben dritti. Ok, una volta martellati sono più dritti. Adesso con la lima vado a sistemare i bordi. Ovviamente è sempre bene avere una mano ferma appoggiata al tavolo di lavoro. Io per farti vedere farò così.
limerò tutti i bordi in questo modo, sia con la lima che con la carta smeriglio, così che sono più morbidi e più definiti. Voglio anche arrotondare i bordi, quindi con la lima andrò a fare questo movimento, sempre con la mano ferma. Adesso te lo faccio vedere così per comodità. Ovviamente su tutti e quattro i lati. Poi tolgo i segni del pennarello sempre con la carta smeriglio. Ora prendo il supporto per dare la forma alla lastrina. Questa si piega tranquillamente con le dita. Nel caso fosse stata un po' più spessa o di un altro materiale, per esempio il lottone, magari era bene scaldarlo prima così da cuocerlo il metallo, però in questo caso non è assolutamente necessario. Per dargli bene la forma utilizzo l'incudine. Ok, adesso semplicemente prendo le mie pinze per forare e al centro della lastra vado a fare il primo foro. Io in questo caso l'ho fatto regolandomi semplicemente così a occhio, ma se ti senti più sicura o più sicuro prendi sempre il centimetro e segna il punto. Tanto sappiamo che la larghezza è di 1 centimetro, quindi il foro deve stare a 5 millimetri. Ok, stessa cosa dalla parte opposta. Ok, sempre con la lima vado a sistemare il foro perché rimane un po' rovinato qui, perché il metallo rimane un po' in eccesso. Prendo il filo da 0,9 adesso e vado a creare una piccola spirale. Dopo 2 giri piego il filo in questo modo e lo faccio passare all'interno del foro che sta sotto. Vado a inserire la pietra e a circa 3 mm dalla lastra piego il filo. Qui faccio una solina e faccio un avvolgimento.
taglio il filo, lo stringo bene con le pinze piane faccio la stessa cosa nell'altro orecchino. A questo punto aggiungiamo la monachella. Se vuoi sapere come le realizzo ti lascio il link qua nelle schede sotto nell'info box. Inserisco il mio elemento e gli orecchini sono pronti. Sono molto semplici, però trovo carina l'idea che si muove un po' questo semicerchio e la pallina all'interno, e poi è anche una lavorazione semplice per chi vuole iniziare a lavorare le lastre. Io spero che questo video ti sia piaciuto, fammelo sapere tramite un mi piace. Io questi orecchini adesso li andrò a ossidare, così che il rame si scurisce e a me piacciono personalmente di più. Ti lascio anche di questo il video per mostrarti come ossido i gioielli in rame, sia nelle schede che sotto nell'info box. E noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!